ricerca molto più variegata, ma allo stesso tempo semplice: osservare. Osservare ciò che circonda l'artista, che circonda tutti noi, e chiedersi se ciò che vede è davvero tutto ciò che esiste. Da questa domanda è nata un'arte unica, definita palindroma. Il palindromo è qualcosa che può essere letto in entrambe le direzioni, senza perdere il proprio significato. Ha cercato di trasferire questo principio all'interno dell'immagine, trasformando la fotografia in uno spazio in cui ogni elemento possa raccontare contemporaneamente se stesso e il proprio contrario. Ogni soggetto che l'artista sceglie ha una tensione unica, una presenza e il suo riflesso inevitabilmente, un'apparizione e la sua assenza, un equilibrio tra ordine e trasformazione. Nelle opere il dualismo non rappresenta un conflitto, bensì una condizione naturale dell'esistenza. Ogni cosa, se ci pensiamo, può essere osservata da diverse prospettive, opposte, e quindi restare autentica. Bianco, nero, alto, basso, destra, sinistra, avanti, dietro, visibile e invisibile. Questa ricerca prende ispirazione da un concetto che appartiene anche alla fisica contemporanea, il dualismo. Così come la luce può manifestarsi contemporaneamente attraverso comportamenti apparentemente incompatibili, allo stesso modo ogni elemento che incontra sembra custodire una doppia natura. È così che le fotografie nascono da luoghi reali, paesaggi, dettagli, frammenti di mondo quotidiano, e attraverso il ribaltamento che prendono vita e la simmetria della costruzione delle immagini che cerca di generare proprio l'osservatore una altra e ulteriore seconda lettura. Ad un primo sguardo appare di fatto ciò che tutti conosciamo. È uno sguardo più lento, più attento, più meditativo, che iniziano ad emergere altre figure, altre connessioni, in fondo altre possibilità. L'obiettivo dell'artista non è quello di intervenire ed alterare il reale, assolutamente. In realtà mette in luce l'irreale, è più complesso di quanto sembri. Per questo all'interno delle opere spesso non esiste un centro assoluto è assente. L'occhio dello spettatore sceglie così necessariamente dove stare. È in quel movimento che poi nasce l'opera, nella scelta di dove esattamente volersi posizionare. La fotografia smette di essere documentazione in questo obiettivo e diventa esperienza percettiva. Non cerca l'effetto ottico l'artista, cerca il momento in cui chi osserva si accorge che ciò che vede potrebbe essere anche altro, perché forse il mondo non è fatto di opposti che si escludono, piuttosto di opposti che esistono e coesistono. E proprio in questa coesistenza nasce qualcosa di unico, irripetibile e profondamente umano.